Una macchia sul tuo vestito preferito? Oggi non solo lo sistemiamo, ma lo rendiamo ancora più speciale. Oggi vedremo come usare 3 punti del ricamo tradizionale per realizzare un motivo simpatico ma semplice e rimediare questa macchia che proprio non sono riuscita a far andar via. Sia chiaro, questo vestitino non è niente di che, potrei rinunciarvi, ma non mi rassegno. Prima di tutto non ho la più pallida idea di cosa l'abbia macchiato. A un certo punto è comparsa la macchia e per quanto abbia fatto non c'è stato verso di mandarla via. In realtà un piccolo segno è anche qua, ma qua poi si arriccia e quello quindi non si vede. Voglio rimediare questa parte e tutto sommato, visto che è un vestito abbastanza anonimo, l'idea di impreziosirlo un po', di renderlo unico, era un vestito della Lidl, non raccontiamoci storie particolari, non è niente di che, ma se lo ricamo, lo rendo unico e a quel punto sarà ancora più bello. La mia idea è di fare delle piccole margherite, pratoline, insomma un fiorellino molto semplice che crei come cioè che si arrampichi lungo questa parte dell'allacciatura. Per farlo io mi sono realizzata una traccia. Come? Ho messo il foglio vicino alla cucitura e mi sono, adesso devo farlo coincidere, ma in buona sostanza sono partita dal fatto che nel centrale di una margherita, che quindi sarà giallo, dovrà cadere la mia macchia che è di un color ocra. Quindi questo pressappoco è quello che andremo a disegnare e poi ricamare. Come al solito adesso lavoriamo e vi faccio vedere come lavorare per quello che stiamo facendo, per quello che sto realizzando oggi, per tutta una serie di ragionamenti che però sono miei e che farò con voi alla fine. Vi darò delle alternative, vi spiegherò perché io oggi ho scelto questa soluzione e non le alternative. Cominciamo subito a lavorare. Allora, come prima cosa naturalmente devo riportare il mio disegno sul tessuto. Una volta che so che questo cerchio effettivamente coincide con la mia macchia, marco in questo modo i centrali dei fiori e poi magari mi creo dei punti che so che devo rispettare, come gli incroci dei vari gambini. Adesso rischio che magari debba farlo più di una volta per riuscire davvero a passare la traccia della penna sulla stoffa. Io sto usando la mia solita amica Frixion, che è una penna della cancelleria della scuola, ma che è cancellabile col calore. Allora adesso uno è qui, niente, non riesco a vederli, ma sono io che uno è qui e uno è qui. Poi l'importante è che andiate a coprire la vostra macchia. Il disegno che ho scelto io è intenzionalmente facile, così che lo potete fare anche proprio direttamente sul foglio. Questa penna svanisce col calore, vuol dire che alla fine, quando avrò finito tutto il mio ricamo, scaldandolo col ferro da stiro, eventuali tracce che sono rimaste a vista svaniranno completamente. Io so che voglio partire dall'attaccatura dell'allacciatura, arrivare fino qua dove ci sarà il centrale di un fiore che mi coprirà la macchia e i vari petali. Può essere d'aiuto tracciarli per essere sicuri di farne abbastanza, non troppi, e mantenere, più che altro può essere utile tracciare un cerchio all'interno del quale fino a dove arrivare per fare i petali, per essere sicuri di non fare né una margherita gigante né piccolissima, o non farne una parte schiacciata e una grande. Poi adesso qui salgo, ribadisco, dove arrivate, non è che è un fiorellino, non succede niente se è un ramo da una parte l'ho disegnato in un modo e dall'altro l'ho disegnato in un altro. Ad esempio qua stavo sbagliando, stavo facendo un centrale gigante. Disegno i miei petali, piuttosto prima mi traccio, allora siamo qui, mi traccio il mio cerchio e poi traccio i miei petali. Sto facendo un po' di pasticcio, ma dopo vedrete che si vedrà quello che dobbiamo fare. Quello che faremo sarà usare il punto erba, il punto nodino e il punto margherita per l'appunto. Adesso saliamo con l'ultima. Ho tracciato le mie 3 margherite, voglio anche qualche fogliolina. Adesso appunto mi sto facendo solo dei promemoria su dove dovrò andare a fare le varie cose. Possono cambiare, tanto basterà poi
tirare e cancellare eventuali tracce modificate, ma così sono abbastanza tranquilla di non dimenticarmi nulla. Boh, ho fatto 3 foglie, ho fatto 3 margherite, come parte di disegno secondo me ci siamo. Adesso cominciamo a vedere uno per uno i punti. Per ricamare questo tipo di ricami sarebbe meglio usare o il 25, che è proprio uno spessore, un tipo di filo da ricamo, o il perlé. Io di solito ricamo a punto croce, ho tanto moulinet, oggi uso il moulinet. Si può, non è che è vietato usare il moulinet. Gli altri due sono molto più ritorti e quindi rimangono più compatti e più lucidi. Questo invece farà magari un po' più volume e rimarrà più opaco, ma il mio tessuto è molto opaco e quindi non è una cosa drammatica. La difficoltà qui è stata trovare un colore di verde che fosse in coordinato con quello del vestito, ma che nel frattempo comunque spiccasse, risaltasse, erano tutti estremamente simili. Cominceremo col punterba, che è quello dei gambi. Il punterba lo useremo per realizzare i gambi. Userò 2 o 3 capi, adesso faccio una prova e valuto, adesso ve lo dico, di moulinet, e userò un ago non da punto croce. In questo caso ci serve un ago sì con la cruna allungata che permette di infilare più capi del filo, ma deve avere la punta, perché in questo caso non dobbiamo entrare fra i fili, ma dobbiamo proprio forare il tessuto. Quindi l'ago da ricamo in questo caso avrà la cruna allungata, ma la punta. Alla fine uso 3 capi. Come mi avete visto, come si separa il moulinet? Dovete proprio andare ad aprire i capi, il filo sono 6 capi, 6 si dice capi, 6 fili più fini arrotolati insieme, leggermente arrotolati insieme. Dovete andare a separarli, contare che ce ne sia 3 da una parte e 3 dall'altra, e a quel punto andare a dividere le 2 gugliate che avete creato. Io faccio le gugliate sempre troppo lunghe, portate pazienza. Un nodino ad un'estremità, in modo che l'inizio del ricamo rimanga al rovescio, e vabbè, l'ago infilato all'altra. Poi, se vi piace il discorso del ricamo, soprattutto legato a recuperi, a un utilizzo veramente concreto, magari faremo proprio i singoli video bene dedicati a ogni singolo tipo di punto, perché mi rendo conto che adesso vedere ricamare in verde su fondo verde potrebbe non essere comodissimo, però intanto vedrete che i punti che facciamo, presi ognuno nel suo piccolo, sono davvero semplici e ripetibili, quindi non dovremmo avere problemi. Ovviamente più lavorate sui bordi meglio è. A dover ricamare nella parte centrale c'è qualche difficoltà in più a impugnare il tessuto, però niente che non si possa risolvere. Cos'è il punterba? Il punterba è un punto che prevede come faccio a dirlo? È più facile dirlo che farlo. È più facile farlo che dirlo. Ogni volta si sormonta, l'abbiamo già visto sia il punterba che il punto scritto. Si sormonta una parte del lavoro già fatto e si procede per metà, si sormonta a metà del punto e si procede per metà del punto. Portate pazienza, io da vicino non vedo più. Allora, in questo caso cosa dovrò fare? Io ho già fatto un piccolo puntino, adesso sono troppo vicino alla cucitura, non si vede. Entro a contatto con quel punto, passo sotto a dove è uscito, quindi sto andando indietro, cominciamo da qua, faccio mezzo punto e vado un po' avanti, ok? Qua è uscito il filo, io sono andata più indietro del punto e sono uscita un po' più avanti. Il punto di partenza risulta a metà del mio punto, ok? Adesso cosa faccio? Rientro a contatto col punto precedente e vado avanti di un'altra metà. Rientro a contatto col punto precedente e vado avanti di un'altra metà del punto. Metà del punto nel senso che voi, se state facendo una cosa piccola, usate un filo fine e dovete stare molto vicini. Fate una cosa più grossolana, più grande, più voluminosa, usate un filo più grande, il punto si può allungare. Non c'è la misura di questo punto. L'importante è che voi sappiate che il filo sta uscendo alla metà della lunghezza del punto stesso. Deve andare tanto indietro quanto in avanti. Indietro andrà a contatto col precedente, in avanti si sposterà avanti della stessa misura. Voi otterrete, lo sto fatto male, devo cancellare tutto. Ho fatto il punto indietro. Allora, ho fatto proprio il primo trattino, ok?
Ora cosa devo fare? Devo uscire di nuovo a metà, si vede pochissimo, mi rendo conto, scusate, a metà del trattino che ho fatto. Vado in avanti ed esco a contatto, mi sposto in avanti, passo nel tessuto ed esco a contatto, lo vedete, con la fine del punto precedente. Adesso questo trattino nuovo è lungo il doppio di quello di prima, per metà sormonta il precedente, per metà è nel vuoto. Ora cosa faccio? Il mio filo, vedete che esce a metà del trattino che ho fatto? Mi sposto in avanti di una mezza misura di quel trattino. Perché solo mezza? Perché adesso entro nel tessuto ed esco a contatto con la fine del punto. Quando tiro, il mio punto è lungo dalla metà del punto precedente a un po' più avanti. Adesso di nuovo vado avanti di quella che sarà una metà del mio punto, esco a contatto col precedente, ma intanto il punto è partito da qui. Quindi vedete che creo una barretta già molto allungata, ma soprattutto che si sormonta sempre un po' alla precedente e crea un bel motivo pieno, ricco, e si chiama punterba proprio perché è il classico che viene utilizzato per ricamare questo tipo di disegni. Adesso io cosa dovrò fare? Dovrò andare fino all'estremità della mia foglia con questa tecnica. Poi le foglie le farò semplicemente con un punto lanciato, non col punto della margherita, ma adesso vi faccio vedere. Allora, di nuovo, io mi sposto avanti del mio punto di quella che è una mezza misura. Esco di nuovo a contatto col precedente e nella realtà ho tutto un punto di lunghezza. Pian pianino, non è un punto complicato, è solo che bisogna farlo con calma per essere tranquilli di mantenere regolare la tensione e la distanza. Non possono essere punti una volta lunghissimi e una volta cortissimi. Corti o lunghi dipende dal lavoro che state facendo, anche lo spessore del filo. Dovete ricamare una scritta molto piccola, userete dei fili più fini e dei punti più ravvicinati. Dovete fare, ho in mente una borsa interessante che secondo me potrebbe essere un ottimo video. Dovete fare un ricamo molto grande, userete magari un filo più spesso che faccia molta più scena e dei punti più lunghi che portino avanti il lavoro più velocemente. Adesso comunque con il punterba arrivo fino alla punta della mia fogliolina e poi vediamo come fare le foglioline di questa margherita. L'abbiamo già visto in un altro video. Il punterba e il punto scritto sono uno l'opposto dell'altro. In realtà si poteva usare anche il punto scritto in questa parte. Io trovo che il punterba dia molto più corpo, però il punterba in buona sostanza sono tanti punti affiancati che si sormontano. Il punto scritto invece sono tanti trattini che si susseguono. L'uno è l'opposto dell'altro. Quando io faccio il punto scritto al dritto, al rovescio ottengo questo aspetto. Quando io faccio il punterba al dritto, al rovescio ottengo il punto scritto. Lì poi è anche un po' gusto personale, come ricamare, che cosa scegliere. Un po' ci sono anche dei lavori che vogliono uno e dei lavori che vogliono l'altro. Sono arrivata infine in fondo al gambino della prima foglia. Allora, le foglie si possono fare tranquillamente con lo stesso punto che useremo per la margherita. Adesso volevo fare solo una cosa un po' diversa, che praticamente è semplicemente un punto lanciato, bello lungo, non troppo tirato, che fa un trattino, perché le foglie della margherita non sono tanto larghe. In questo caso le stiamo veramente estremizzando come stilizzato, però secondo me ci sta. Piuttosto facciamo un pelucchino in più, sembrano quasi gli aghi di un pino nel mio lavoro, che peraltro ecco si fanno così. Questo è proprio facile. Io mi sto basando su quello che avevo disegnato, però si può andare assolutamente ad occhio. Adesso io sto rimediando un vestito che purtroppo si era macchiato, ma pensate che carino anche una casacchina, una gonna anonime impreziosite da un ricamo. Certo che c'è del lavoro, non è che si fa da solo, però cambiate completamente faccia a un capo e soprattutto a quel punto dopo è solo vostro. Bene, tutte le foglie le faremo in questo modo. Ora sono di nuovo vicino al gambo, mi sposterò su questo gambetto per arrivare alla prima margherita.
così che vediamo subito in un turbinio di confusione il punto nodino che useremo per fare il centrale della mia margherita e il punto margherita stesso, che è quello che useremo per fare i petali. Fate sempre attenzione a non tirare il filo, adesso io l'ho fatto involontariamente. Se volete essere sicure che il vostro ricamo non venga accartocciato, prima di tutto usate dei filati di buona qualità, perché io sto usando un filo di cotone che purtroppo risente dei lavaggi. Il cotone a ogni lavaggio si restringe leggermente. Quello della DMC è già trattato in modo da non fare questo tipo di scherzi. Non vi posso dire le specifiche di altre marche, altre case di fili. So che questo difficilmente vi farà questo scherzo, è proprio ragionato per evitare questo problema. Certo che se ne avete, si possono usare anche paradossalmente i cotoni da uncinetto, e quelli, se sono di buona qualità, anche loro sono pensati per quel motivo lì. Però ecco, fate sempre attenzione, perché il rischio che si restringa e un po' vi tiri il ricamo, il rischio c'è. Una soluzione per lavorare senza mettere già troppo in tensione il tessuto è usare un telaietto. Come si mette il telaio? Il telaio dovrebbe essere messo bello teso. Ovviamente se il telaio è bello teso e quindi vi tiene bene in tensione il lavoro, passare con l'ago da dritto a dritto in un solo movimento potrebbe non essere più tanto facile. Adesso qui abbiamo anche l'aggiunta dello scomodo ovviamente dello scollo del vestito, perché le cose facili a me non piacciono mai, no? Però è giusto per mostrarvi come si mette un telaio. Lo si appoggia sotto la parte. Il telaio è composto da due parti, un anello intero e un anello aperto, regolabile. L'anello intero va appoggiato sotto al tessuto che state ricamando. Se riuscite a farci stare tutto il ricamo in una volta, tanto meglio. Ovviamente il tessuto deve essere già piuttosto teso. Il telaio, la parte aperta, va appoggiata sopra, ovviamente non deve schiacciare il filo. Questo è veramente difficile da intelaiare, Però se state rimediando un vestito è facile che abbiate anche voi gli stessi inghippi. Ad esempio c'è un bottone, c'è lo stroppino, ci sono tutte le cose che danno fastidio. Questo va aperto abbastanza da riuscire a prendere dentro il tessuto e la parte del telaio e il tessuto, che ovviamente ha uno spessore e quindi crea una resistenza. Ecco, qua è abbastanza teso, voi mettete ben in tensione il tessuto e poi lo stringete bene. Da adesso questo compenserà il rischio che avete voi di tirare, strizzare il tessuto e deformarlo. Non sono riuscita a tirarlo poi tanto. Sono arrivata al punto del centrale. Sono entrata nel cerchio dei petali, perché il cerchio dei petali è solo una traccia per avere il riferimento di quanto allargarmi. Il gambo deve arrivare fino al cuore del mio fiore. Adesso non lascio lì il filo, che sennò mi si impiglierebbe subito in tutti i punti che andrei a fare. Lo porto direttamente nel punto in cui parte l'altro rametto, anzi addirittura potremmo fare prima tutto il verde, così da tagliare e chiudere il filo verde, perché più fili avete in giro e più rischiate di prenderli dentro nel vostro nuovo punto e crearvi un problema. Adesso faccio questa foglia, devo capire, è un vestito, va indossato, quindi anche sul rovescio non ci possono essere troppi fili che viaggiano da una parte all'altra, perché in quel punto si rischia di impigliarsi e poi di rovinare il ricamo a tutti gli effetti. Quindi adesso faccio prima tutto il verde e poi riprendiamo i punti strani. Perdonatemi, ho dato per scontato il gesto. Il filo va sempre tenuto dalla stessa parte del lavoro. Se quando fate il punto lo tenete verso di voi, dovete sempre tenerlo verso di voi. Se quando fate il punto lo tenete sempre dall'altro lato, sempre dall'altro lato, perché questo vi creerà questa linea di trattini ordinata. Se una volta tenete il filo da una parte e una volta dall'altra, viene un gran pasticcio. Adesso sono arrivata al terzo fiorellino, è più una camomilla che una margherita, adesso mi è venuto in mente con questo tipo di foglia. Per chiudere il lavoro, l'ho già fatto una volta, sto già usando la seconda agugliata di filo.
Per chiudere il lavoro, facciamo che prima tolgo il telaio così ve lo faccio vedere meglio. Allora, beh, dopo lo devo rimettere, no, ve lo faccio vedere male, portate pazienza. Cosa fate? Entrate nell'ultimo filo del punto a rovescio, passate sotto l'ultimo trattino e fate un nodino rientrando nell'asola che si è creata. A questo punto, come abbiamo fatto prima per spostarci nel lavoro, pian pianino vi infilate sotto ai vari punti e vi portate lontano dal nodo. Solo dopo aver fatto un po' di passaggi di questo tipo potrete tagliare il filo, perché se no, se tagliate troppo vicino al nodo, al primo lavaggio vi si disfa, non c'è scampo. Allora, io non sono mai una dai retro impeccabili. Adesso devo passare i 2 fili dell'avvio, anche farò la stessa cosa con i fili dell'avvio. Li passerò un po' a ritroso in modo da tenerli ordinati e da salvare il più possibile il nodo. Ma più è pulito il rovescio, meglio è. Io non sono una da retro perfetto, purtroppo, mi dispiace, scusatemi. Però cercate di non fare un retro troppo disordinato. Il mio stile di retro deve essere il massimo del disordine, ok? E adesso passiamo al punto nodino del centrale della nostra margherita. Passiamo al giallo, sempre 3 capi. Io quando ricamo a punto croce ricamo con un capo solo, quindi ho sempre pronte delle gugliate, ma sono sempre di quantità strane di fili. Ribadisco, un filo più ritorto e più lucido rende molto molto bene. Avevo in casa questo è per dimostrarvi che 1 si può fare con quello che avete in casa, 2 naturalmente se lo fate col filo corretto il risultato è diverso, non ce n'è. Come prima, nodino, secondo punto nodino. Adesso dobbiamo realizzare il centrale del nostro fiore, ne faremo 3 o 4 di nodini in tutto, non di più. Dal rovescio del filo dobbiamo portare l'ago al dritto, non troppo vicino al verde. Dobbiamo riempire il nostro cerchietto, nel mio caso con circa 4 nodini direi. Ok? Adesso con la mano sinistra tengo il filo, con la mano destra glielo rotolo su 1, 2, 3 volte e faccio entrare l'ago un filo da parte rispetto a dove sono uscita. Di lato da una parte, di lato dall'altra, indifferente. Continuo a tenere il filo dell'arrotolamento compatto, fermo, e intanto faccio scorrere con delicatezza. Adesso se il tessuto fosse più teso sarebbe molto molto bello. Ed ecco il primo nodino. Viene proprio un piccolo gomitolino. Adesso dobbiamo farlo altre 2, 3, 4 volte quanto serve per riempire il nostro centrale. Sarà quello che definirà il centro della margherita, quindi piuttosto il mio nodino è venuto molto piccolo, potete fare un giro in più, ma piuttosto potete fare un nodino in più. Serve farne abbastanza per riempire pressappoco il cerchio che abbiamo creato. 1, 2, 3. Adesso copro, ve lo faccio vedere una volta male, ma per farvi capire. Avete arrotolato il filo? Dovete rientrare un filo della trama lateralmente, sopra, sotto, destra, sinistra, vicino a quello da cui è uscito. Lo tenete intanto teso perché se lo lasciate andare si disfa e tirate il filo attraverso. E niente, andiamo avanti a fare nodini finché il nostro centrale non sarà abbastanza ricco. Naturalmente ci sono punti del tessuto più comodi dove ricamare, ma ce ne sono anche di più scomodi. Una manica, ad esempio, vi farà tribulare tantissimo. Certo che il centrale di una maglietta, l'orlo di una gonna sono più semplici. Sì, comunque ne devo fare un sacco, 4 non bastano assolutamente. E ultimo, ma non certo per importanza, il punto margherita. Ho fatto di nuovo il mio nodino, sempre la stessa storia con tutti i punti che abbiamo visto oggi. Dal rovescio del lavoro al dritto, punto il mio ago alla base di uno dei petali, uno qualunque, ok? Adesso praticamente creo una specie di piccola goccia e la tengo ferma lì. Rientro a fianco il più vicino possibile al punto da cui sono uscita. Dopodiché cosa devo fare? Devo andare
Adesso si può tirare un po', facciamo che lo tiro un po' così lo vedete bene. Vedete, ho una goccina che è ferma lì. Cosa faccio? Esco con l'ago nel punto in cui dovrei andare a fissare, dove devo andare a fissare l'apice della mia fogliolina, del mio petalo. Tiro, mando in tensione un po' il filo, non troppo perché sennò dopo rimane un petalo proprio striminzito, e ritorno a rovescio. Adesso lo rivediamo. Ce la posso fare. Certo che se vi esercitate su un pezzo di tessuto lo scampolino è più facile, non avete questo problema di andare a cercare il dritto e il rovescio del tessuto. Eccolo qua il nostro lavoro. Allora, esco al dritto dal rovescio, rientro, tiro fino a quando rimane un'asolina non troppo grande. A questo punto vado sul punto più esterno del petalo e faccio un punto a cavallo della mia asolina e lo riporto a rovescio. Quanto tirare? Andate progressivamente, non tirate subito come disgraziate perché poi recuperarlo è difficile. Si può, se volete rendere il petalo più pieno, fare anche questo ulteriore dettaglio. Tornate alla base del petalo, uscite al dritto e fate solo un punto come quello che abbiamo fatto per le foglioline, che arriva quasi alla goccina. Questo vi riempie un po' di più il petalo, ok? Ve lo fa un po' più evidente, perché sennò il rischio è che solo la goccia, questo qua è tanto, lo sto facendo anche tanto lungo, se lo fate più corto basta, ma così lungo magari resta un po' vuoto, potete fargli questo dettaglio che riempie un pochettino più di bianco il petalo, niente di che, si vede poco, però fa. E niente, il punto è questo, poi in realtà si usa per tantissime cose, ma quello che dobbiamo fare su tutte le nostre margheritine adesso è questo qua. Potreste addirittura fare in un passaggio unico, passare da dritto a rovescio, È sempre un po' rischioso perché tutte le volte andate a tirare il tessuto, c'è da dire che vedete, trac, avete già la gocciolina ferma nel punto giusto. E non dovete fare quella manovra un po' balorda che devo fare io di andare a cercare l'uscita. Adesso non ho fatto il riempimento, ma nel caso dopo vado a recuperarlo. Io adesso mi ero fatta una traccia, però non è un obbligo. Se vi rendete conto che serve fare dei petali più ravvicinati, li fate più ravvicinati, lì lo vedete come rende. E di sicuro il primo lavoro è un conto, ad esempio io qua adesso andrò a farne 1,5 perché non l'ho disegnato, ma secondo me ci vuole. Siamo alla prova del 9, tolgo il telaio. Allora non ho ancora stirato via la traccia di penna, vi lascio i 3 colori che ho usato io per ricamarlo, ma non sono ovviamente obbligatori, e adesso proviamo a togliere il telaio e vediamo come è venuto il nostro ricamo. Ovviamente ho dovuto spostarlo durante il lavoro, ok? Perché l'ho messo al rovescio, adesso non riesco a svitare. Ho dovuto spostarlo perché copriva il fiore più alto, ma cambia davvero, soprattutto nel punto margherita, cambia davvero la resa. Se non usate il telaio rischiate di tirare troppo e di deformare il fiore, che dopo vi viene una cosa tutta striminzita. Scusate, ovviamente nel frattempo mi si è anche smontato il telaio. Io raramente ricamo col telaio, ma devo rassegnarmi al fatto che invece è importante. Raramente ricamo col telaio perché offre delle difficoltà, però cambia tanto il risultato del lavoro. Beh, io direi che è proprio simpatico. Allora, appunto, questo tipo di non è necessariamente solo una riparazione, ma vuole essere un modo per impreziosire un capo o rotto, che quindi non solo viene aggiustato, ma viene anche reso prezioso, o anonimo, che così viene personalizzato. Di idee su questo tipo di ricamo ne ho 2 o 3 che mi intrigano molto, quindi se siete interessate, mi raccomando, lasciatemelo nei commenti. Dopodiché devo confessare che questa macchia l'ho fatta tanti anni fa e questo vestito è stato lì paziente ad attendere quest'idea che era già definita così per tanti anni. Quindi io non lo so se mi va ancora bene questo vestito, quindi non vi farò vedere il vestito indossato, ma aspetto con impazienza le foto dei vostri capi ricamati
E mi raccomando, se appunto siete interessati a vedere altri video di questo tipo, scrivetemelo nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Mi stavo dimenticando dell'alternativa e allora, per farmi perdonare, prima di tutto stiro con voi il mio lavoro cercando di non scottarmi per vedere che svanisce la penna. Oddio, si vede veramente poco in questo momento, però lo facciamo insieme. Allora, naturalmente è sempre meglio lavorare a rovescio. Ho dimenticato anche di passare un film. Per fortuna il mio ricamo è piccolino, quindi non ci serve tanto spazio. Allora, ferro caldo, lo si stira per qualche secondo, ma svanisce davvero velocemente. Intanto però diamo anche una forma al nostro ricamo, che comunque ha bisogno di essere messo un po' in posa, e tutti i segni di penna sono già svaniti. È proprio bello, mi piace, sono contenta, era quello che avevo in mente. Ma come vi dicevo, c'è un'alternativa. Noi abbiamo lavorato col telaio. Scusate, stacco solo il ferro perché sennò sono bravissima a scottare. Dicevo, noi abbiamo lavorato con il telaio e disegnato a mano libera su tessuto. Perché? Perché io avevo bisogno di coprire con precisione una macchietta. Diciamo che la margherita è grande, quindi la precisione è relativa. Però avevo bisogno di non sbagliare la centratura del disegno che andavo a fare. Diversamente, se avessi voluto fare ricamare un taschino, un gattino che si affaccia da un taschino, dei fiorellini sul bordo di una gonna, dove quindi il punto lo vedete perché lo potete spostare nella maglietta, nella gonna, esiste una carta adesiva con la quale si può andare a ricalcare un modello, un disegno, che poi si appiccica sul tessuto e vi permette di ricamare seguendo una traccia che nella realtà è sulla carta, non è sul tessuto. Voi quindi appoggiate, io di solito faccio così, appoggio questa carta sul cellulare, che ha una buona illuminazione, ricalco il mio disegno, taglio il più vicino possibile il disegno e vado ad applicarlo. Questa, una volta che avete finito il ricamo, si mette il pezzettino, anche solo il pezzettino del capo dell'oggetto ricamato nell'acqua, in pochissimi minuti si scioglie e il lavoro è finito. E ad esempio è quello che ha permesso, questo è il regalo di Natale di mia sorella, che mi ha ricamato l'innaffiatoio, e poi mia mamma, per chiudere il lavoro a due mani ma sempre regalato, mi ha ricamato la scritta col nome. La scritta col nome io gliel'ho preparata con questo materiale, infatti se fate caso sono proprio i pezzetti che mancano delle due scritte che ho fatto. Devo essere onesta, avrei voluto usare questa perché a tutti gli effetti non l'ho ancora sperimentata, sono materiali che per quello che è il mio mondo sono abbastanza nuovi, poi magari qualcuno di voi li conosce già da tanto. Il commento di mia mamma è stato che la parte adesiva frena molto l'ago, che ci sta, però appunto vi permette di ricalcare anche un disegno complesso. Adesso 3 margherite era facile, un disegno più complicato, più strutturato, se potete prepararlo e poi metterlo su tessuto è più semplice. Quindi questa è un'alternativa. Se no, avete visto, oggi l'abbiamo disegnato con una penna che svanisce col calore. Io la Frixion, ma la Legami va bene uguale. Tutte quelle legate al mondo della merceria sono prodotti che svaniscono con l'acqua, col calore o col tempo, vanno bene. Oppure potete procurarvi questo tipo di materiale. Di nuovo è un materiale legato proprio al mondo del ricamo. Tra l'altro c'è questo per il ricamo libero come questi, oppure c'è quello con i buchini per il punto croce, così vi permette di ricamare su una felpa a punto croce. Si possono fare dei lavori molto creativi e molto intriganti. Scusatemi, queste cose ve le volevo dire, poi nella foga del lavoro me le sono perse, ma ho recuperato, vi ho tenuti 5 minuti in più, ma erano cose che dovevo insegnarvi. Ci vediamo al prossimo video, questa volta per davvero.